Sorteggio dei gironi di Champions stagione 2022-2023 si è appena concluso. Simo, fammi un gesto, dimmi qualcosa. Poteva andare decisamente meglio, diciamo. Sono 4 anni che alla fine di ogni sorteggio siamo qua così. Cioè, una roba da pazzi, veramente. Poteva andare molto meglio. Siamo partiti benissimo con quegli accoppiamenti con la Juventus sotto che ci ha dato il vantaggio di poter essere sopra. 3 gironi con la testa di serie abbordabile e 1 con quella impossibile. Doveva finire l'Inter in quello lì. E vabbè, che ci vogliamo fare? Dicevamo, abbiamo il 75% di probabilità di finire in un buon girone, poi 66, poi 50 e 50. Ovviamente il 50 e 50 non ci favorisce. Adesso facciamo sopra qualche considerazione. Prima condivido la grafica e riepiloghiamo quindi qual è il girone con cui l'Inter affronterà la fase a gironi della UEFA Champions League. L'Inter sarà quindi nel gruppo C, vado a ricondividere e zoomiamo un po' la schermata. Gruppo C con Bayern, Barcellona e Viktoria Pilsen. Simo, commento a caldo. Commento a caldo è che è il girone più bello secondo me, perché ci sono 3 squadre molto forti e quindi sarà un girone interessante, con tutto il rispetto per il Viktoria che è lì in quarta fascia e che se la giocherà. È evidente che sulla carta può sembrare un girone quasi impossibile, in realtà secondo me non lo è, anche solo per il fatto che l'anno scorso l'Inter ci ha dimostrato che contro una squadra che sembrava ingiocabile, che era il Liverpool, alla fine certo sei uscito, ma hai fatto 2 ottime partite e nell'aggregate finale è finita 2-1. Quindi comunque io sinceramente me la gioco. Sono molto curioso di vedere le partite con il Barça e con il Bayern, appunto. È chiaro che c'è bisogno di fare qualcosa in più da parte nostra e magari di avere un po' di fortuna in generale, perché sulla carta la classifica è questa, quindi è perfettamente coerente. Sì. Sono d'accordo, nel senso che prima di iniziare la nostra lunga maratona live per seguire sorteggi, dicevamo quali sono le squadre assolutamente da evitare. Io avevo indicato il Manchester City e insieme avevo messo proprio il Bayern Monaco, di una delle squadre che avrei voluto sicuramente evitare. Il Barcellona è una squadra che si porta dietro, secondo me, anche tante incognite da questo punto di vista, nel senso che è una squadra che ha messo dentro anche tanti nomi importanti, Lewandowski e non solo, sicuramente un mercato molto ricco nonostante le difficoltà economiche del periodo, nonostante anche le tante misure straordinarie che stanno mettendo in campo per poter far fronte alle esigenze di cassa. Però secondo me questo magari dobbiamo ancora scoprire quali saranno poi le date, gli accoppiamenti. Forse in una fase iniziale in cui tra l'altro il Barcellona non è partito in maniera scintillante in campionato, potrebbe essere anche un piccolo vantaggio, nel senso che magari devono ancora trovare l'amalgama, devono ancora trovare il giusto feeling di squadra e può essere un punto a nostro favore. Rispetto al Bayern, io personalmente, Simo, me la gioco molto di più con il Barcellona nel pensare al passaggio del turno, secondo me, e se penso al doppio incontro col Barcellona in casa a San Siro, secondo me la chance di far male a questo Barcellona ce l'abbiamo, per quanto abbiano messo dentro tanti nomi, però anche Xavi deve ancora trovare la quadra, secondo me. Poi dicevo, scherzando ma anche non troppo, io sono anche convinto che si siano attirati tante antipatie e per quanto siano così simpatici all'UEFA, poi queste cose prima o poi ti si ritorcono contro, secondo me, e almeno nei risultati in campo. E a San Siro per me ce la giochiamo. Al Camp Nou sarà difficile. L'ultima volta al Camp Nou avevamo fatto comunque una bella figura, andando vicini ad una vittoria lì con la prima stagione di Antonio Conte, fecero una grande partita Sanchez e Lautaro Martinez davanti, per Lukaku la chance quindi di riaffrontare un Barcellona che appunto in quella prima sfida invece non aveva potuto affrontare, era assente. Questa volta ci riproviamo, l'Inter è cambiata in maniera abbastanza importante rispetto a quell'Inter lì, siamo anche più maturi secondo me, dopo anche l'esperienza della scorsa stagione, molto si giocherà sul nostro campo e sul nostro campo mi aspetto che l'Inter possa far bene. Prima di parlare poi del Viktoria Pilsen e in generale del girone, dimmi se sei d'accordo con queste considerazioni, se anche tu te la giochi soprattutto col Barcellona, un po' di tue opinioni. Sì, chiaramente sì, è chiaro che ci sono delle partite che sembrano scontate. Noi parliamo sempre sulla carta, consapevoli che la carta non ha valore definitivo, però è evidente che alcune partite sembrano scontate, quelle che più ti danno margine sono appunto Inter-Barça e Barça-Inter.
l'obiettivo sarebbe vincere in casa, senza dubbio, e non perdere in trasferta. Quindi se porti a casa comunque più punti di loro nello scontro diretto, devi sperare che il Bayern Monaco contro il Barça faccia il suo lavoro, cioè le vinca tutte e due, e non so se questo sarà sufficiente. Tu allo stesso tempo non devi sbagliare contro il Victoria, esattamente come l'anno scorso l'Inter giustamente non ha sbagliato contro lo Sheriff. Insomma, la strada è stretta, è abbastanza evidente, però che sia impossibile al 100% no, perché comunque il Barcellona, l'hai detto bene tu, non è il Barça di Guardiola, è un Barça forte con dei singoli importanti, però è ancora una squadra secondo me con delle lacune e con delle fragilità, e l'Inter invece in Champions League, al di là della carta, ci ha già dimostrato cosa può valere l'anno scorso. Quindi l'Inter non parla con la carta, l'Inter parla con i fatti, che sono due cose diverse. Sono d'accordo, infatti è giusto guardarla anche dall'altro lato, secondo me. Nel senso che così come a noi poteva andare meglio, a Bayern e Barcellona poteva sicuramente andare meglio. Noi a un certo punto abbiamo avuto, dicevamo, il 75%, poi il 66%, quindi il 50% di pescare un buon girone. Loro avevano sicuramente chance di pescare una terza fascia più agevole dell'Inter, perché io credo che l'Inter fosse la squadra della terza fascia più forte in assoluto in questo sorteggio, e quindi sicuramente anche per loro è andata molto male. Ci dicevano in chat, anche la community di Passione Inter ci sottolineava come già in Germania stessero parlando di un girone tosto molto difficile una volta pescata l'Inter, ed oggettivamente è così, perché sicuramente l'Inter aggiunge una terza candidata forte al passaggio del turno. Ti chiedo che ne pensi tu. Qualcuno in chat diceva meglio pescare anche una quarta fascia forte perché potrebbe portare via punti a Barcellona e Bayern magari. Io sinceramente ho detto una squadra che mi possa garantire, sempre sulla carta ovviamente, facendo tutte le dovute considerazioni, che mi possa garantire quei 6 punti da portare a casa, me la prendo, anche perché 6 punti significa anche circa 6 milioni di euro in più, che non fanno male. Sì, assolutamente. Diciamo che ci sono argomenti sia per ritenere ideale un sorteggio con una quarta fascia come quella che ci è capitata, sia con il Marsiglia di turno, che vediamo anche lì di fianco, che era la più ostica. Diciamo che se tu guardi le prime due e l'ultima, sembra il classico girone in cui le prime due a braccetto serenamente vanno avanti e le altre due altrettanto serenamente si arrendono. E invece l'Inter in questo caso è proprio quella di terza fascia che scombussola tutto e che quindi riapre completamente la possibilità. Vado molto a memoria, ma se non ricordo male, il primo anno di Spalletti, quando l'Inter ebbe il girone con Barça, Tottenham e PSV, era simile, cioè tu potevi mettere Barça al posto di questo Bayern, Tottenham al posto di questo Barça e PSV, alla fine se l'Inter batte il PSV passa, se non ricordo male, a prescindere dall'altro campo. Quindi voglio dire, c'è comunque margine in qualche modo, e chiaramente devi fare ottime partite e comunque esatto, bravissimo, devi fare l'Inter, e l'Inter dell'anno scorso è un Inter che se fa l'Inter non ho detto che non possa fare delle cose positive. Tra l'altro Inzaghi ha già affrontato il Bayern con la Lazio, ne ha prese tante, però quantomeno anche se era un Bayern diverso ha già tastato cosa significa l'acciaio tedesco, diciamo così. Esatto, a proposito di questo parliamo anche del nuovo Bayern, un Bayern alla seconda stagione con Nagelsmann, allenatore giovanissimo, 35 anni, ha cambiato abbastanza in questo mercato perché ha perso soprattutto un faro, soprattutto in Champions, come Robert Lewandowski. Allo stesso tempo però ha aggiunto Matthijs de Ligt dalla Juventus, Sadio Mané, Matthijs Tel, Gravenberch dall'Ajax insieme al suo compagno di squadra Mazraoui a parametro zero, un saldo di mercato da meno 41 milioni, quindi hanno investito comunque tanto anche lì in Baviera, mentre il Barcellona, dicevamo, la squadra che forse ha rivoluzionato di più di tutte da questo punto di vista, prendendo Rafinha, Koundé, Lewandowski, Kessie, Christensen e tanti altri profili minori, con un saldo negativo di meno 127 milioni, 153 milioni spesi fino ad ora, e difficoltà anche nel registrare alcuni calciatori per via delle situazioni debitoria pesante del club. Un bel girone sicuramente. Velocemente, Simo, leggiamo anche come è andata alle altre italiane, con l'Ajax, Liverpool e il Rangers che sono le avversarie del Napoli nel gruppo A. Al Milan è andata piuttosto bene con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Partendo dalla prima fascia, il Milan
si è preso ovviamente il vantaggio di partire così in alto. Gruppo H per la Juventus, piuttosto insidioso, con PSG, Benfica e Maccabi Haifa. Il Benfica può essere un'insidia da questo punto di vista. A chi è andata peggio, Simo? Beh, tra le italiane sicuro all'Inter, perché comunque ne ha due molto forti e le è andata molto male. Quella che è andata meglio secondo me è il Milan, perché comunque pesca una seconda fascia forte, ma era paradossalmente l'urno in cui c'erano numericamente più squadre forti, una quarta fascia buona, cioè poteva andare decisamente peggio col Marsiglia, e una terza fascia, diciamo, normale. C'erano magari il Bayer Leverkusen, il Dortmund, altre squadre forti, ma per me il Salisburgo ci sta alla grande. Quindi poi vediamo come va. Speriamo di non essere gli unici eventualmente a non passare, sarebbe un po' triste, però insomma vedremo. Anche loro devono fare qualcosa di importante, tutte le altre tre intendo dire, per passare i loro turni. Chiudiamo questa clip con qualche commento live dalla chat. Mark dice: il Bayern è nettamente superiore al Camp Nou, non abbiamo mai vinto nella nostra storia. Il passaggio del turno probabilmente passa proprio dal scrivere un pezzo di storia, cioè strappare un risultato su uno di questi due campi, probabilmente. Poi c'erano Francesco dice: si arriva primi nel girone con distacco notevole. Tranquilli, magari Francesco. Poi non abbiamo paura di nessuno, scrive il nostro Yuri Giorca F. Antonio, io sono fiducioso. Il tripete nerazzurro dice: con Delict il rigore sicuro per noi. Speriamo, almeno lo conosciamo e sappiamo come attaccarlo. Eventualmente ci dobbiamo credere fino all'ultimo, scrive Adam. E EasyV40 dice: una cosa è sicura, se passiamo il turno nessun'altra squadra vorrebbe giocare contro l'Inter. Ma questo penso che valga, come dicevamo, anche per il girone. Non credo che sia in questo momento così felice anche il Barcellona o il Bayern di aver affrontato noi. Giustamente ci ricordano anche il precedente del Benfica l'anno scorso, in grado di eliminare proprio il Barcellona. Quindi attenzione anche al Barcellona, che non è imbattibile. Il Bayern l'anno scorso è stato fermato dal Villarreal, può succedere di tutto, scrive Giorgio 2023, può succedere di tutto, noi siamo interisti, se non può fare un'impresa l'Inter, chi altro può farlo, direi. Chiudiamo così. Simo, chiudiamo questa clip. Ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo ovviamente di iscrivervi al nostro canale, trovate il link qui sotto, mi raccomando, per seguire insieme a noi tutte le partite del campionato e di questa Champions, ovviamente da vivere insieme, e vi lasciamo poi qui un altro video da recuperare.